Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di qualcosa che sta cambiando per sempre il nostro hobby. Avete visto l'ultimo evento Awaken Realms Next 2026? Se la risposta è no, vi siete persi uno spettacolo che sembrava uscito direttamente dalla E3, da un Nintendo Direct o da un'esposizione della Blizzard. Ma attenzione, stiamo parlando di giochi da tavolo. Carta, cartone e miniature presentati con la stessa epicità dell'ultimo videogioco AAA. In questo video andiamo ad analizzare tutti gli interessanti progetti che hanno appena annunciato, ma soprattutto ci concentreremo sull'annuncio finale. Cosa succede se uniamo l'universo spietato di Nemesis con la mente creatrice di Pandemic Legacy? Mettetevi comodi perché ci sarà da ragionare. L'evento si è aperto con una produzione visiva che fa invidia a molti studi videoludici. Awaken Realms ha svelato una line-up variegata e molto interessante. Partiamo con Labyrinth Chronicles. In realtà questo era già stato annunciato, tant'è che è in corso il crowdfunding in questi giorni e sicuramente con questo video l'hanno spinto parecchio. Ma chi l'avrebbe mai detto che un super classico per famiglie con 40 anni di storia potesse ricevere un trattamento del genere? Labirinto 3D, miniature bellissime, avventura narrativa e addirittura una modalità campagna cooperativa, dove ogni scelta modifica il villaggio. Poi sono passati a Tamashii The Final Amendment, espansione standalone e ristampa del loro gioco Cyberpunk. Per chi non lo conoscesse, Tamashii Chronicles of Ascend è un gioco da tavolo cooperativo ambientato in un futuro cyberpunk post-apocalittico, ispirato alla cultura giapponese. Sviluppato da Awaken Realms Lite, una costola di Awaken Realms, il gioco fondeva meccaniche di esplorazione, puzzle e combattimento tattico in un mondo dominato da un'intelligenza artificiale ostile. L'aspetto caratteristico, in pieno stile cyberpunk, era dato dalla dualità dei mondi, dove l'azione si alternava tra quello fisico e quello virtuale. Questa nuova versione o sequel promette un'avventura accessibile ma profonda, stavolta ambientata in un'America distopica, post-ribellione delle AI. E per gli amanti degli Eurogame puri? Ecco l'annuncio che farà felici i puristi, Concordia Special Edition. Dopo aver rivitalizzato Castle of Burgundy e Puerto Rico, Awaken Realms mette le mani su un mostro sacro di Mac Gerdts. Hanno promesso nuove mappe, miglioramenti della quality of life e materiali pazzeschi. Vi faccio subito una domanda. Secondo voi questo trattamento deluxe estremo snatura l'anima fredda e calcolatrice degli Eurogame o li esalta? Scrivetemelo nei commenti. Prima del pezzo forte abbiamo visto ancora Scoundrel, dallo stesso autore del gioco da tavolo di Stalker. Ci portano infatti nello stesso mondo fantasy di Land of Evershade, ma da una prospettiva completamente differente. Niente eroi che salvano il mondo, ma un gruppo di criminali di basso livello in un gioco tattico, stealth e narrativo basato su rapine. Un vero e proprio haste game su plancia. In ogni caso, per avere un'idea migliore su quello che questo gioco ci offrirà in termini di differenze con Lands of Evershade, il quale vi ricordo essere ancora in fase di produzione, dovremmo aspettare maggiori notizie sulla pagina crowdfunding, quindi drizzate le antenne. Ma ragazzi, parliamo chiaro, il motivo per cui la community ha avuto un'impennata di hype improvvisa è dato dall'annuncio finale. Un trailer oscuro, Marines in difficoltà, urla, esplosioni, tensioni alle stelle, ed ecco l'annuncio, Nemesis Legacy. E chi c'è dietro questo progetto? Niente meno che Rob DeViao. Esatto, l'autore di Pandemic Legacy, il papà della meccanica Legacy per eccellenza, affiancato questa volta dallo sviluppatore Jamie Briga. Fermiamoci un attimo a riflettere su cosa questo significhi. Nemesis è già il re dei giochi a narrativa emergente, la paranoia, il tradimento, la fuga disperata, sono il fulcro dell'esperienza. Immaginate ora che ogni vostra decisione, ogni stanza data alle fiamme, ogni compagno abbandonato a morire abbia conseguenze permanenti sulle partite successive. Cosa ne verrà fuori? Rob DeViao ha affermato chiaramente che la campagna di ogni gruppo sarà drasticamente diversa dalle altre. Scoprirete cose che altri giocatori non vedranno mai. E come ciliegina sulla torta, il gioco includerà una nuova razza di intrusi che potrete usare liberamente nel gioco base di Nemesis Retaliation. Ma vi pongo un quesito su cui vorrei davvero dibattere nei commenti.
Il sistema Legacy richiede progressione e storia, ma come si sposerà con la letalità casuale di Nemesis? In Nemesis si muore malissimo per aver pescato il token sbagliato, non per una scelta narrativa. Come bilanceranno la morte permanente dei personaggi con una campagna di decine di ore? Sarà un capolavoro assoluto che fonde narrativa e sopravvivenza o rischia di essere un mix troppo frustrante? Tutte queste riflessioni ci portano alla chiosa finale del video di oggi. Guardando questo evento di Awakened Realms, osservando la qualità dei trailer in CGI, il dietro le quinte con gli sviluppatori, il montaggio serrato e la narrativa attorno ai prodotti, mi sono reso conto di una cosa innegabile. I giochi da tavolo si stanno pericolosamente ed entusiasmantemente avvicinando al mondo dei videogiochi. Il marketing e la presentazione di questi prodotti in carta e cartone sono ormai quasi indistinguibili da quelli dell'industria videoludica. Si crea un hype smisurato, prima ancora di vedere un vero prototipo fisico. Si lanciano teaser trailer per emozionarci, si costruiscono universi narrativi, condivisi proprio come fa Marvel o come fanno le grandi saghe videoludiche. Pensate allo spin-off Scoundrels, ambientato in Evershade. Non stiamo più semplicemente comprando un regolamento e dei meeple di legno, stiamo comprando la promessa di un'esperienza. Vogliamo l'esperienza della scoperta, dell'epicità, vogliamo far parte di una community che si sintonizza in diretta streaming per commentare l'annuncio del nuovo titolo. E qui scatta la mia domanda provocatoria per voi. Questo mutamento quasi genetico è un bene per il nostro hobby? Da un lato alza l'asticella della qualità produttiva e attira milioni di nuovi appassionati, dall'altro rischiamo di subire il fascino del marketing comprando più l'aspettativa emotiva generata da questi video pazzeschi che la reale solita meccanica del gioco da tavolo. La palla? O meglio, il dado ora passa a voi. Siete travolti dall'hype per Nemesis Legacy? Vi intriga l'idea di un gioco gestionale classico come Concordia pompato all'inverosimile? E soprattutto vi spaventa o vi entusiasma questa trasformazione nel mondo dei giochi da tavolo, in un'industria dello spettacolo simile a quella dei videogiochi? Vi aspetto qui sotto nei commenti per parlarne insieme. Se il video vi è piaciuto e vi ha dato degli spunti interessanti, vi chiedo di lasciare un bel pollice in su, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti. Noi ci vediamo al prossimo video e, come dico sempre, buon gioco a tutti! Ma in questo caso ricordatevi di camminare piano, non si sa mai cosa potrebbe uscire dai condotti di areazione.